Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come potete vedere con i tarocchi delle dee. Cosa chiederemo appunto quest'oggi a questo mazzo così particolare e ovviamente dal taglio prettamente femminile? Cercheremo appunto di capire qualcosa in più dell'eventuale interesse di una persona nei vostri confronti, ossia, appunto, non mi fido di lui, è ambiguo, mi ha già mentito, non riesco a capire che cosa vuol da me, a che scopo mi chiama, mi cerca, ci frequentiamo. Mi fido poco, insomma, di lui. Cerchiamo dunque di capire quali siano le reali intenzioni di una determinata persona, cosa pensa ovviamente, cosa prova per voi. Quindi cerchiamo anche di capire non soltanto qualcosa in più sul futuro, che per carità è importante, ma partendo anche da un'analisi profonda, ovviamente, del presente. Quindi cerchiamo di capire l'interesse reale di questa persona nei vostri confronti. Se effettivamente la vostra sfiducia è mal riposta o se effettivamente, ecco, questa persona non è proprio così sincera. D'accordo? Questo sarà un video a variante unica. Negli ultimi giorni, nelle ultime settimane ho pubblicato molto più spesso video a doppia variante. Voi sapete che io amo sempre cercare di accontentare un po' tutti, di conseguenza so che alcuni di voi amano molto la variante unica, di conseguenza quest'oggi appunto effettueremo un video a variante unica. Iniziamo dunque a mescolare il mazzo appunto dei tarocchi delle dee e dunque lasciamoci guidare dal principio di sincronicità. Dunque, perfetto, come vedete riponiamo appunto il resto del mazzo e qui abbiamo una stesa che io ho già usato molte volte ovviamente sul canale, una stesa a 8 carte. In prima posizione, la prima carta estratta è ovviamente inerente al presente, quindi come si pone nel momento presente questa persona nei vostri confronti. Seconda carta, seconda posizione, cerchiamo appunto di capire i lati positivi di questa faccenda, cioè su cosa aver fiducia, se non altro, nei confronti di questa persona. Terza carta, quindi nel cuore della stesa, che cosa ha effettivamente nel cuore, quindi comunque anche progetti, desideri, piuttosto che appunto paure anche. Quarta carta, i contro della situazione, quindi su cosa diffidare per quanto concerne questa persona.
Quinta carta, l'ambiente che circonda questa persona. Quindi cerchiamo effettivamente di capire che cosa faccia parte della sua quotidianità. Amicizie, ex, famiglia, eccetera. E arriviamo alle ultime 3 carte fondamentali. La terz'ultima carta è il karma, quindi cerchiamo di capire quale percorso è destinato tra voi e questa persona. Penultima carta fondamentale, il consiglio degli arcani in base ovviamente alle vicende future. E ultima carta, le vicende future, quindi gli eventi, secondo ovviamente le tempistiche previste dalla carta stessa. Affrontiamo ovviamente, ragazzi, la prima carta, quindi che cosa effettivamente questa persona pensa di questa situazione. Allora iniziamo con Ecate, appunto. Quindi ovviamente l'eremita Ecate, che ovviamente è la dea greca dei misteri, regina della notte. È chiaro che ovviamente quest'uomo, questo ragazzo, vede questa situazione come ancora poco chiara. Lui stesso deve vederci chiaro. Quindi non soltanto per voi lui, il suo comportamento, non è, diciamo, del tutto trasparente, ma anche lui vede delle situazioni non chiare per quanto concerne voi. Dico che necessariamente questa persona diffidi di voi, però l'eremita ci parla di chi effettivamente vede ancora un po' di oscurità, proprio come Ecate. Questa è una persona che palesa raramente quello che ha in testa. Quindi non è proprio, diciamo, la classica persona che si apre facilmente al dialogo su questioni per lui importanti e profonde, perché come tipico dell'eremita ragiona tanto ma sta in silenzio. Quindi è una persona che in questo momento ha bisogno anche proprio lei stessa di trovare quella luce che le permetta di comprendere dove il vostro rapporto stia andando. Quindi è una persona ad oggi in dubbio, è una persona ad oggi, diciamo, un po' in difficoltà nel comprendere quale possa essere, diciamo, il finale di questa storia, se ci possa essere o meno un happy ending. Cioè questa è una persona che ha bisogno ancora di vederci chiaro. L'eremita, ragazzi, quindi non parla di chi vuole ingannare, non è la carta del diavolo. Non vuole farvi appositamente del male, ingannarvi, ma è una persona che in questo momento non sa ancora dove andare a parare, anche con voi. Motivo per cui questa persona vi pare ambigua, perché è confusa e ha bisogno di far chiarezza con la luce della ragione, con la luce della razionalità. Quindi questa è una persona che ha bisogno di vederci chiaro, ha bisogno di riflettere, ha bisogno di capire e soprattutto, ahimè, ha bisogno di tempo. Quindi l'eremita non parla di una persona disposta a lanciarsi nel vuoto, anzi, proprio il contrario. Questa è una persona che vuole andarci con i piedi di piombo, una persona che crede nel tempo. È una persona che non vuole assolutamente sbagliare, non vuole soffrire, non vuole illudersi, non vuole illudere. Questa è una persona che ragiona tanto, forse troppo. Motivo per cui l'eremita è un arcano tanto odiato, perché è una carta che ovviamente parla di tempo. Quindi questa persona ha bisogno ovviamente di tempo, tempo per pensare e per vederci chiaro. È chiaro che, seppur, ripeto, questa persona non voglia agire imbrogliandovi, però è anche vero che comunque ad oggi è una persona che non ha ben chiari i suoi sentimenti.
Quindi anche in caso voi abbiate notato un atteggiamento altalenante, un atteggiamento ambiguo, abbiate scoperto effettivamente qualche bugia di troppo, ecco l'eremita vi conferma tutto questo, ok? Cioè non siete impazzite, I vostri dubbi sono fondati, perché? Perché questa persona non ha le idee ben chiare. Quindi oggi potrebbe mostrarvi un atteggiamento molto propositivo, altre volte un atteggiamento più distaccato. Quindi purtroppo questa persona ad oggi non è certa di come procedere e ovviamente di come proseguirà il vostro rapporto. Quindi deve saggiare man mano che vi vediate o sentiate la possibilità di costruire qualcosa di realmente importante o ricostruire qualcosa di realmente importante. Quindi è in dubbio questa persona, motivo per cui ovviamente anche in voi traspare del dubbio. Cioè è questa persona a provocarvi, a causarvi dubbio. D'accordo? Quindi obiettivamente dal mio punto di vista questo atteggiamento poco deciso e sicuro da parte di questa persona alimenta la sua ambiguità, il suo essere così a volte inafferrabile e ovviamente anche i vostri dubbi. Però, ripeto, non c'è intenzionalità nel ferirvi. C'è effettivamente però una egoistica lentezza, secondo me. Perché comunque l'eremita parla di chi si prende tutto il tempo per lui necessario affinché possa avere le idee chiare. Che poi qualcun altro ci rimanga male, a lui poco importa. Quindi l'eremita, nelle accezioni ovviamente più negative, parla anche di forte egoismo e anche di un atteggiamento molto rigido, oltre che non trasparente, impenetrabile. Perché, ripeto, questa persona parla poco, o comunque parla poco delle questioni per lei più importanti. D'accordo? Quindi è normale che crei in voi dell'ambiguità. Vediamo ora, ragazzi, invece appunto in seconda posizione che cosa abbiamo, quindi i pro. Allora, Flora, la dea romana della fioritura. Allora, 8 di bastoni. Beh, ragazzi, questa persona ha voglia di voi da un punto di vista erotico e passionale, parliamo di bastoni. Ovviamente ha voglia di trascorrere con voi momenti molto interessanti, diciamo così, ecco. Momenti, eroticamente importanti, ma anche di dialogo, e di comunicazione, perché l'8 di bastoni è comunque una carta che rimanda alle comunicazioni, come appunto questa bellissima dea su questo, tappeto erboso. Questa persona ha voglia di godere con voi del nuovo, della primavera. Vedete, di chiudere gli occhi, di annusare questi fiori, di vivere in un sogno, perché effettivamente è un'immagine bucolica, direi, meravigliosa. Quindi quello che questa persona vorrebbe sicuramente con voi e dal vostro rapporto, ecco, è diciamo un riprendere in mano la sua vita, quindi ovviamente la primavera, quindi fuori di metafora, ricominciare praticamente da capo, ovviamente lasciandosi alle spalle l'inverno, quindi sicuramente situazioni molto negative che hanno appunto condizionato negativamente appunto la sua vita. Cioè questa persona sicuramente non ha vissuto un periodo precedente a voi particolarmente, diciamo, positivo. Può aver sofferto per amore, può aver sofferto anche su più fronti, non necessariamente per quanto riguarda unicamente l'amore. Fatto sta che questa persona ha intenzione di vedervi, vorrebbe scrivervi, vorrebbe parlarvi, vorrebbe trascorrere appunto del tempo con voi.
Anche in caso ovviamente voi non riusciate per svariate motivazioni a vedervi, per esempio perché lui è impegnato, piuttosto che magari perché lavora all'estero o perché siete obiettivamente lontani, ecco che questa persona vorrebbe raggiungervi, perché ovviamente l'8 di bastoni è una carta di movimento, è una carta di comunicazioni, è una carta che parla di chi ovviamente si mette d'accordo, di chi contratta, di chi collabora. Quindi l'8 di bastoni è una carta molto positiva, però ragazzi io vi invito a notare bene di che carta si tratti. È un 8 di bastoni, quindi non è un asso di coppe. Non è la carta degli amanti, non è il 10 di coppe, non è il 2 di coppe. Allora, tutto questo ovviamente per sottolinearvi che nella testolina di questa persona, in questo preciso momento storico della sua vita, quindi in questo momento del suo percorso karmico personale, ecco, questa persona non ha intenzione di creare un legame modello 2 cuori e una capanna. È un 8 di bastoni, quindi è una carta che parla di incontri, di contatti, di un sentirsi, di un vedersi, di un ovviamente vivere in maniera molto positiva e libera la sessualità, ma non è una persona che sta pensando ovviamente di trascorrere con voi il resto della sua vita, non è una persona che cerca realmente un impegno definitivo, non è una persona che vuol mettersi l'anello al dito, in caso sia una persona impegnata non vuole in questo momento rompere il rapporto ufficiale, quindi è una carta terribilmente chiara che ci riporta anche al significato di Ecate, quindi della carta precedente, no? La carta dell'eremita, cioè questa è una persona che sta riflettendo proprio perché vuol capire dove stia andando a parare il vostro rapporto, ripeto, non vuole illudersi e non vuole illudervi. Quindi prima di lasciare aperto il cuore all'amore, questa persona ha bisogno ovviamente di tempo. Quindi questa persona in questo momento, nel momento presente, poi vedremo in futuro, ha bisogno ancora di dedicarsi a se stessa piuttosto che al proprio lavoro, alle proprie faccende personali, familiari. Vuole vedervi, certo, vi desidera, certo, vuol sentirvi, certo, vuol chiudere il rapporto con voi, ma assolutamente no. Ma vuole un rapporto quotidiano, costante, continuativo? No. D'accordo? Quindi è molto chiara questa stesa, Vediamo ora ragazzi in posizione centrale cosa c'è nel cuore di questa persona. Allora, e qui abbiamo la bellissima Venere. Ovviamente la dea dell'amore, la dea dell'eros, del divertimento, della bellezza. Allora, questa persona vuole, come vi ho detto poco fa con l'8 di bastoni, vuole godere della vostra presenza, vuole vivere momenti appassionati. Questa è una persona che vorrebbe anche una certa stabilità in amore, perché la carta degli amanti ovviamente parla proprio di questo, quindi di chi sta cercando, di chi vorrebbe in cuor suo una maggior stabilità, magari effettuando anche una scelta, perché appunto la carta degli amanti rappresenta la scelta, in caso soprattutto sia una persona impegnata. Però, ripeto, questo è quello che lui vorrebbe, sono i suoi sogni, d'accordo? Le sue fantasie, la sua immaginazione, quello che lui ha nel cuore, che lui tiene ben nascosto, ovviamente. È chiaro dunque che questa persona ha voglia di voi. Qui c'è tanta passione nei vostri confronti, Cioè voi avete colpito molto questa persona da un punto di vista proprio pratico e ovviamente fisico. Quindi questa è una persona che vi sogna, questo sicuramente. È una persona che, ripeto, vi desidera molto,
Voi piacete molto a questa persona da un punto di vista estetico perché la Dea Venere, quindi rappresentate i suoi canoni di bellezza. Quindi vi vede come la donna giusta, come la donna ideale. Questa persona quindi vi vede anche a volte come una donna irraggiungibile, come una sorta di regalo che il destino può avergli fatto. Motivo per cui questa persona è così anche pensierosa, perché effettivamente questa persona teme anche di perdervi o addirittura di non essere alla vostra altezza, perché la dea Venere ovviamente è la dea della bellezza assoluta, della bellezza sfolgorante, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona vi sogna in tutti i modi e in tutte le maniere ed effettivamente avrebbe bisogno, vorrebbe una certa stabilità. Questo sicuramente, evidentemente perché questa persona di stabilità sentimentale ne ha avuta effettivamente molto poca. Voi piacete però tanto a questa persona, cioè effettivamente è una persona che vi vede come molto probabilmente la compagna giusta, una donna talmente bella, di carattere, di valore, capace anche di dare lustro alla sua stessa vita. Questo seppur ovviamente è un elemento molto positivo, però obiettivamente può rappresentare per questa persona un elemento di confusione ulteriore, di indecisione, di paura di soffrire. Quindi questa è una persona effettivamente messa molto alla prova, dalla vostra conoscenza, dalla presenza di voi appunto nella sua vita. Si sente veramente presa in causa questa persona, è in difficoltà. Questo lo abbiamo già detto e appurato dalla prima carta. Vediamo ora, ragazzi, una posizione molto importante, cioè ovviamente i contro di questa situazione, cosa prestare attenzione. Allora, 6 di spade, ecco appunto, la dea celtica, protettrice ovviamente dai naviganti in caso di burrasca. Allora, sicuramente ragazzi questa persona tende proprio per natura a far confusione nei rapporti, quindi tende a portare burrasche. Cioè evidentemente questa è una persona che seppur, abbiamo detto, vorrebbe, aspira se non altro ad una stabilità da un punto di vista emotivo, ecco che questa persona la stabilità fa molta fatica ad averla e a raggiungerla. Questa è una persona che, tende a creare più problemi, di quanti in realtà ce ne siano, a rendere le cose sempre più difficili ed è una persona che tende a frustrarsi facilmente di fronte anche al minimo problema, al minimo ostacolo. Non dico che si tira indietro o tende a tirarsi indietro, perché abbiamo detto che vuole continuare il rapporto con voi con l'8 di bastoni, però diciamo che tende un po' a demordere, a demotivarsi, diciamo, nel momento in cui una cosa possa diventare particolarmente difficile. Quindi qui abbiamo una struttura psichica, emotiva, molto fragile. Oppure proprio un'autostima veramente bassa però, cioè questa persona sente di non avere gli strumenti giusti per far fronte a qualsiasi necessità o problematica. Quindi è una persona che per l'amor del cielo parte con tutti i migliori propositi, però ahimè questa persona tende, diciamo, a lasciarsi, ripeto, demotivare, castrare anche dal più piccolo problema. Le carte di grado sesto ovviamente ci riportano al passato. Quindi questa persona potrebbe aver ereditato, diciamo comunque, questo atteggiamento pessimistico nei confronti della vita e anche di qualsiasi eventuale minimo problema, sia da un background culturale, familiare, da un imprinting che ovviamente porta inesorabilmente, inevitabilmente questa persona a vivere i rapporti in questo modo, oppure da precedenti esperienze però veramente molto negative. Cioè questa persona
tende a vivere in questo modo i rapporti, quindi ad aver paura del rapporto, a non lasciarsi andare, a volerci riflettere troppo su, ad avere per carità delle ottime aspettative senza però mai concretizzare, a causa proprio, ripeto, di situazioni ed esperienze del passato che però lui non è veramente in grado di gestire. Evidentemente ha dei tempi di resilienza immensamente lunghi. Quindi questa persona tende a rinviare, come tipico del 6 di spade in accezione negativa, decisioni, movimenti in avanti. Quindi tende a fermarsi questa persona, tende a stagnare, no? A bloccarsi, stare in stand-by in situazioni che invece avrebbero bisogno di procedere velocemente. Invece tende a fare un po' troppi giri, no? Mentali per poi non concludere niente o comunque molto poco. Ok? È una carta, il 6 di spade, che parla anche di dichiarazioni non fatte, quindi oltre che di indecisione e di una instabilità emotiva personale, anche, ripeto, di dichiarazioni, parole, confessioni non fatte, di chiarimenti che questa persona dovrebbe fare in riferimento alla vostra situazione, ma che lui non riesce appunto a fare. Ci sta pensando? Sì. Quindi effettivamente sente la necessità di chiarire con voi la situazione, ma, ripeto, fa veramente molta fatica a fare un passo in avanti. Lui vorrebbe fare quel passo in avanti, l'ho detto con la carta degli amanti, no? Quella della Venere. Però, ripeto, questa sua ambiguità, questa sua lentezza, anche queste menzogne, derivano proprio da questo 6 di spade in accezione negativa. Quindi parole non dette, omissioni, confessioni non fatte. Cioè questa persona dovrebbe confidarsi con voi, rivelarvi queste sue difficoltà, ma sino ad ora ovviamente non l'ha mai fatto. E dubito che lo voglia fare in tempi brevi, motivo per cui, ripeto, è una persona che tende a procrastinare, e a lasciare le situazioni in questa sorta di inutile attesa, di ristagno, situazioni incerte e quindi ad alternare momenti positivi a momenti invece negativi, momenti di burrasca, momenti di mare calmo. Vediamo ora l'ambiente che circonda questa persona. Allora, 9 di bastoni, questa è Angerona, la dea del solstizio d'inverno. Allora, ragazzi, questa persona tende a non confidarsi non soltanto con voi, ma anche con le persone che ovviamente la circondano, perché è la carta del silenzio. Quindi questa persona purtroppo tende a perdurare nelle sue stesse insicurezze, frustrazioni, cattivi pensieri, pessimismo, a causa proprio della mancanza effettiva di persone che possano in qualche modo consigliare al meglio questa persona. Quindi sicuramente questa è una persona che o ha pochissimi amici, veramente pochi, oppure anche in caso ne abbia 500.000, però con queste persone non parla di questioni per lui importanti e profonde. E quindi anche di insicurezze, indecisioni, cioè non si confida in merito all'amore con altre persone. Quindi o è proprio una persona che tende a isolarsi, lontana da amicizie varie, oppure è una persona che obiettivamente non racconta ad altri affari suoi. Situazioni importanti da un punto di vista sentimentale. Quindi
effettivamente è anche in una situazione, diciamo, ecco, di povertà per quanto concerne un aiuto, una parola giusta, un consiglio corretto, un vero amico. Ripeto, anche in caso lui ne parli, quindi ovviamente anche in caso lui vi abbia parlato di un migliore amico, di una migliore amica, attenzione perché in realtà non è così. O se non altro non confida a questa altra persona qualcosa di così prezioso e delicato, cioè i rapporti d'amore, che lui non è in grado di gestire correttamente. Ricordate quel 6 di spade, d'accordo? Quindi diciamo che anche in caso questa persona non abbia particolari amicizie, evidentemente è stata un po' sfortunata questa persona perché oltre ad avere proprio, ripeto, a livello caratteriale delle difficoltà, incertezze, insicurezze, paure, veramente 1000 paure, ecco che non ha neanche l'amico giusto che possa aiutarlo, appunto, in qualche modo ad uscire da una situazione comunque difficile. Tra l'altro il 9 di bastoni è anche una carta che parla di profonda diffidenza. Quindi effettivamente questa persona tende anche a non voler confidare, ovviamente, affari suoi ad altre persone, anche ad amici che magari conosce, no, da diverso tempo, perché teme che queste persone possano parlare, possano rivelare i suoi segreti. In particolar modo, appunto, ripeto, in caso questa persona, per esempio, sia impegnata, cioè ha paura che queste persone possano creare uno scandalo. D'accordo? Quindi sicuramente anche una persona diffidente ovviamente di suo, ma non ne avevamo dubbi con questo eremita iniziale. Vediamo ragazzi nella posizione del karma che cosa effettivamente abbiamo. Allora, qui abbiamo la dea cinese Chang'o, allora la dea del riposo, della quiete, della pienezza. Allora, sicuramente, tra voi e questa persona c'è ancora ovviamente un percorso, da compiersi insieme, quindi non è una carta che parla di chiusura, il 4 di spade non è una carta che parla di rottura, attenzione, perché so che quando vedete carte di spade ovviamente tendete sempre ad allarmarvi, giustamente, perché alcune carte di spade sono, diciamo, piuttosto difficili da viversi. Il 4 di spade no, perché è una carta che parla appunto di quiete, di riposo e ovviamente anche di guarigione. Che cosa vuole ovviamente farci notare questa carta? Molto intelligente, tra l'altro, in questa posizione, che il vostro rapporto andrà lentamente, perché è una carta di spade, a migliorare, a patto però che non si forzino i tempi e si sappia attendere con saggezza e prudenza. Ok? Questo è il 4 di spade per definizione canonica. Non è una carta di chiusura. È una carta che parla di un periodo ancora, diciamo, di convalescenza, quindi un rapporto che dovrà ancora procedere lungo delle difficoltà. Nel momento in cui la consultante, quindi voi, abbia voglia, interesse, pazienza, quindi di attendere i tempi giusti, senza accelerare, senza forzare, senza mettere questa persona con le spalle al muro, senza obbligare questa persona a prendere una decisione, nel momento in cui voi lo vogliate, la situazione lentamente andrà a migliorare. Motivo per cui è una carta che parla di convalescenza, quindi deve ancora guarire l'anima, il cuore di questa persona. Nel momento in cui questa persona avrà ritrovato il suo equilibrio e avrà fatto i conti anche con quell'imprinting di cui vi parlavo nel 6 di spade, ci sarà la guarigione definitiva. Le contrarietà verranno superate e non ci saranno più ostacoli. Quindi il percorso procederà in maniera molto più stabile e lineare.
Ripeto, però è una carta che parla ancora, in tempistiche vicine, di situazioni di ostacolo. La situazione migliorerà a patto, ripeto, che non si vogliano forzare i tempi e si sappia aspettare con, diciamo, discrezione, con serenità, con comprensione e saggezza. Ovviamente, però, la decisione ultima, come sempre ragazzi nella vita, e come lo ripeto sempre, spetta solo a voi. In caso ovviamente la situazione per voi diventi insostenibile, è ovvio che avete tutto il diritto e la libertà di decidere di cambiare strada. Questa persona ha ancora necessità di tempo o anche proprio la situazione, soprattutto in caso sia una persona ovviamente impegnata. Quindi ci sono, dice il 4 di spade, ancora degli obblighi che lui mal tollererà, a cui però deve assolvere, cioè c'è ancora qualcosa di cui ovviamente si deve occupare. A mio avviso, sicuramente possono essere, ripeto, condizioni esterne, quindi fattori familiari, economico-finanziari, professionali, però il nocciolo qui della questione è l'interiorità di questo individuo. È una persona troppo insicura, è una persona che, ripeto, tende a vedere tragedie dove non ci sono, tende a demoralizzarsi subito, ha un atteggiamento diffidente nei confronti del prossimo, è una persona che sicuramente ha anche un'autostima, a mio avviso, bassa rispetto comunque ad una regola, ed è una persona che tende a fare un po' di confusione a causa o di situazioni private, personali, diciamo negative, per quanto concerne le sue esperienze del passato in amore, oppure a causa di un imprinting genitoriale ben preciso. La, ovviamente, decisione ultima spetta a voi. Quindi è una situazione che necessita di cautela e di attesa, anche se le cose proseguono bene, ripeto, perché il 4 di spade è una carta che parla di guarigione. Quindi è una carta molto positiva che parla di soluzioni e risoluzioni insperate, ma ancora di una situazione nell'immediato di prove e di qualche sacrificio. Vediamo ragazzi ora in penultima posizione il consiglio degli arcani. Eccole qui, Emera e Nix, le dee greche del giorno e della notte, quindi come potete vedere ovviamente totalmente opposte. Ecco, questa è una carta che ragazzi ovviamente vi consiglia di essere completamente, totalmente, inesorabilmente consapevoli del fatto che voi e questa persona siete totalmente diversi. Siete il giorno e la notte, il sole e la luna, la luce e il buio. Questa persona è inevitabilmente, interiormente, emotivamente, psichicamente molto diversa da voi. Questa è una persona che, ripeto, necessita comunque ancora di tempo. È una persona che ovviamente ha un'interiorità molto diversa dalla vostra. È una persona insicura. Ci sono delle realtà esterne comunque, è vero, anche ostacolanti. Quindi è necessario che voi siate totalmente lucide e consapevoli del fatto che voi e questa persona siete diversi caratterialmente, emotivamente, proprio come percorso evolutivo. Voi siete molto più avanti di questa persona. Questa persona come sviluppo emotivo, come crescita emotiva è, diciamo, a gradini particolarmente più in fondo, in basso, rispetto ovviamente a voi. Non è una cattiva persona, ok? È comunque una persona che è in difficoltà, ragazzi, lo abbiamo già visto dalla prima carta, ok? È una persona in difficoltà. Parla poco, si confida poco, omette tanto e pensa tanto. Ma noi sappiamo che chi pensa troppo agisce anche poco. E dunque,
una carta che, come è tipico, proprio ragazzi, per definizione cartomantica, nel 2 di bastoni, è una carta che vi invita a ponderare la via migliore, a una scelta da compiere. Voi dovete scegliere, voi dovete decidere quale via scegliere, ossia se continuare lungo questa relazione / conoscenza, flirt, che dir si voglia, oppure interromperla e scegliendo un'altra via. 2 di bastone è una carta di grado secondo che, come tutte le carte di grado secondo, parla di bivio, di scelta. Quindi siete invitate dagli arcani, ma a questo punto anche da me, come vi ho detto sino ad ora, scegliere se continuare lungo comunque questa, ripeto, frequentazione, dando a questa persona le tempistiche di cui ha bisogno, oppure se prendervi un momento per voi, mettere in stand-by la situazione, oppure interromperla definitivamente, scegliendo magari un'altra persona o un'altra situazione. Quindi quello che vi viene consigliato è ovviamente di guardare lucidamente alla situazione ed eventualmente anche di abbandonare un progetto sentimentale che non va bene, che non va più bene, e di prendere nuove decisioni per il vostro futuro. Perché il 2 di bastoni parla di limitazioni a voi imposte da altri, da un'altra persona, in questo caso da lui, che ha tutte queste difficoltà. Quindi questo progetto a cui si credeva così tanto, perché voi ovviamente credevate molto a questa situazione, richiede maggiori sforzi del previsto. La domanda è: siete disposte ad accettare queste tempistiche e comunque anche i turbamenti, le inquietudini che ne possono derivare? Questi sacrifici? Oppure per voi è arrivato il momento di guardare altrove? La risposta ovviamente non spetta a me né a nessun altro, ma solo a voi stesse. È la carta del bivio, della scelta, senza esitare, perché è inutile continuare a temporeggiare, ad aspettare, però esserne scontente. No, o accetti oppure cambi strada. D'accordo? Quando il percorso diventa impervio, se per voi è troppo faticoso, si cambia strada. Non è semplice, lo so, ma ne vale del vostro equilibrio. E io lo ripeto sempre, mettetevi come priorità. Non siete obbligate ad accettare le tempistiche degli altri. Non si vive per fare la crocerossina ab eterno e tenere la mano a questa persona che è l'eterno insicuro. Questo è l'eterno confuso. Quindi sicuramente, ripeto, la situazione migliorerà, lo abbiamo detto con il 4 di spade, ma c'è ancora una piccola convalescenza. Quindi spetta a voi scegliere, capire e decidere se per voi ne valga semplicemente la pena. Vediamo ora, ragazzi, in ultima posizione, che cosa abbiamo. Ecco, e qui abbiamo Ate, la dea greca della follia dell'incubo. Allora, sicuramente questa è una persona agitata, mamma mia, e come vi ho detto appunto con il 4 di spade, voi avrete ancora modo ovviamente di notare in questa persona sicuramente ancora delle difficoltà. Ve l'avevo già, ragazzi, preannunciato con il 4 di spade, con il 2 di bastoni. Questa è una persona che deve affrontare comunque un cambiamento, un'evoluzione interiore di una certa importanza, deve chiudere un ciclo, è un 9 di spade, ma questo ciclo non è ancora arrivato all'ultimo stadio.
l'ultimo step è il 10 di spade, quindi non è ancora pronta questa persona ad effettuare il salto, quindi a chiudere un ciclo per ricominciarne un altro. La chiusura del ciclo è vicina? Certo, è un 9 di spade, ok? Quindi questa persona sicuramente andrà ad eliminare, come vi ho detto poco fa, perplessità, dubbi, ostacoli. Questo sicuramente, anche in caso sia una persona impegnata, ma ci vuole ancora un po' di tempo, perché, ripeto, il 9 di spade è una carta che parla di un ciclo che si sta per chiudere, ma non è un 10 di spade. Quindi necessiterà ancora di un po' di tempo, come vi ho detto con il 4 di spade. Io lo ripeto sempre, ogni carta, anche quelle di spade, hanno il lato positivo, come anche le carte più belle hanno proprio lato negativo. Quindi il 9 di spade ha un lato positivo, ossia parla di realizzazione, però ottenuta con ferrea volontà. Quindi questa persona dovrà tirarsi sulle maniche, guardarsi dentro, perché le carte di grado nono rappresentano la saggezza e l'introspezione. L'eremita che numero di arcano corrisponde? Il nono. Ok? Quindi iniziamo con una carta di grado nono e terminiamo con una carta di grado nono. Questa è la magia del principio di sincronicità. C'è una logica in ogni stesa. Ebbene, questa è una stesa che inizia con l'eremita e termina con un eremita. Quindi una persona che, con il 9 di spade, deve veramente guardarsi dentro. Deve cercare la sua luce, la sua lanterna, come fa il vecchio saggio dell'eremita. E, una volta compiuto questo percorso, riuscirà finalmente ad arrivare a quella tanto agognata stabilità. Quindi è una carta sì che parla di realizzazione, ma una realizzazione ottenuta con una ferrea volontà. Quindi questa persona deve fare un lavoro interiore molto importante. Deve chiudere un ciclo. Questa persona. Evidentemente avete conosciuto e incontrato questa persona nel momento sbagliato, perché proprio nel momento in cui deve chiudere il ciclo con il passato. Aveste voi conosciuto questa persona a ciclo già chiuso, sarebbe stata già diversa questa persona. Non sareste qui ad ascoltare questa stesa, Evidentemente è il momento sbagliato. Ma questo ciclo karmico andrà a chiudersi, certo. Ci vuole tempo, discrezione e pazienza e la scelta spetta solo a voi. Per ora questa persona non riuscirà ancora a prendersi proprio tutte le sue responsabilità di ciò che sta combinando. Vedrete questa persona ancora un po', diciamo, esasperata, a volte preoccupata, altalenante, non disponibile al dialogo, perché le carte di spade parlano di silenzio, parlano di omissioni. Quindi una persona ancora non serena. Ma ovviamente il ciclo si sta per chiudere e si chiuderà. Ovviamente però, essendo una carta di spade, le tempistiche non sono di qualche giorno, ragazzi, Quindi si sta parlando di diverse settimane. Cioè questa persona deve ritrovare la sua serenità. E a questo punto è il caso che anche voi recuperiate la vostra serenità. Quella serenità che questa persona con questi comportamenti vi ha tolto. Motivo per cui vi viene consigliato il 2 di bastoni. Scegli, decidi. Perché è importante avere ben chiara la situazione, senza, ragazzi, illudersi, senza sognare sempre ad occhi aperti. Sicuramente lui domattina si sveglierà felice e contento e come il principe azzurro arriverà a cavallo. No, la vita sì è bella, fatta di sogni, per carità, di obiettivi, di progetti, ma non di utopie.
ok? Quindi ci sono delle problematiche che questa persona deve risolvere, ovviamente problematiche diverse a seconda del soggetto in questione. Queste sono stese interattive, quindi ovviamente ciascuno di voi conoscerà una persona, mi auguro, diversa, ovviamente con determinate personali, individuali problematiche. Ecco, devono essere risolte. Dunque potreste prossimamente vedere ancora questa persona in atteggiamenti freddi, magari un po' ambigui, cercare la solitudine, quindi magari a volte voler stare da sola. Ecco, questo sì, ma vi ripeto, perché questa situazione è sicuramente propedeutica a un cambiamento decisamente migliore, ok? Quindi, come vuole la carta del karma, il 4 di spade, è necessario ancora un periodo, diciamo, non facile, che servirà però a questa persona ed evidentemente anche a voi per chiudere un ciclo karmico negativo e aprirne uno completamente nuovo. Ovviamente, ragazzi, nel frattempo che questa persona continua, abbiamo detto, prossimamente a farsi delle tremende beep mentali, è chiaro che dal vostro punto di vista, per quanto concerne voi, sarebbe chiaramente il caso, come dico sempre, di andare avanti con la vostra vita, di ovviamente socializzare altrove e ovviamente chiaramente di non dimenticare che voi avete il diritto di essere felici, d'accordo? Questo sicuramente sempre. Dunque, direi che appunto questa stesa termina qui. Come sempre, io poi tendo a rifare le stese, quindi andremo ancora a tener d'occhio la situazione. Ma ricordate, ragazzi e ragazze, sempre che questi sono interattivi, rivolti in maniera più generica ad un ampio pubblico. In caso voi vogliate invece una lettura specifica inerente alla vostra situazione, io effettuo consulti privati, quindi basta contattarmi all'indirizzo email che io scrivo in descrizione e anche a video. D'accordo? Ovviamente, come sempre, mi raccomando, mettetevi come priorità forza, coraggio, determinazione. Come sempre, buon percorso karmico e a presto!